Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai piani di accumulo. Recentemente abbiamo pubblicato un paio di video in cui analizziamo cos'è un PAC, su quale strumento investire, con che frequenza e soprattutto quanto comprare. In questo video vedremo una terza strategia che massimizza i profitti di un PAC. Daremo per assodati alcuni concetti in quanto già ampiamente discussi nei video precedenti. Subito dopo la sigla faremo comunque un brevissimo recap, però se ve li siete persi vi suggerisco di andare a vederli. Potete trovare il link sia qui in alto a destra sia nella descrizione. Bene, ancora pochi secondi di pazienza e ci vediamo tra pochissimo. Ciao ragazzi e bentornati. Ovviamente vi ricordo che le informazioni riportate in questo video e in quelli precedenti non devono essere interpretati come un incentivo all'investimento o come dei consigli finanziari, ma hanno il solo scopo di informare ed intrattenere. Bene, come abbiamo già visto nei video precedenti, per cui mi limiterò solamente a ripeterlo, un piano di accumulo di capitale è una modalità di investimento rateizzata, che permette quindi di investire sui mercati finanziari piccole quantità di denaro in modo periodico e godere dei profitti che pian piano arrivano. Il PAC ha principalmente tre vantaggi: la diversificazione temporale, non sono necessari grandi capitali iniziali per poter partire ed infine potete farlo in completa autonomia e senza alcuna commissione. Lo strumento finanziario scelto è un ETF ed in particolare l'iShares Score MSCI World, di cui vi lascio il ticker e il codice ISIN qui in alto a destra. Questo ETF investe in circa 1600 titoli azionari con focus globale ed è stato rilasciato nel settembre 2009. Qui potete vedere l'andamento del prezzo in blu dal 2009 fino alla fine del 2020, mentre quello in rosso è l'andamento ricostruito per poter fare le nostre verifiche, utilizzando come riferimento l'S&P 500. Vi suggerisco di andare a vedere il primo video dedicato ai PAC in cui ho spiegato tutto nel dettaglio. Il processo di ottimizzazione che utilizzeremo per il nostro piano di accumulo replica quello utilizzato per lo sviluppo dei trading system. Vengono quindi identificate due finestre temporali, una utilizzata per l'ottimizzazione dei parametri del PAC, rappresentata in verde, e l'altra utilizzata per la verifica dei risultati, rappresentata con lo sfondo rosso. Come potete vedere, il periodo di ottimizzazione dura 20 anni ed inizia nel 96, mentre il periodo di verifica dura 5 anni a partire dal 2016. Prendiamo adesso come riferimento il PAC nella sua versione più semplice che abbiamo trattato nei video precedenti, quindi l'acquisto di 2 quote il primo giorno utile di ogni mese. Come abbiamo visto nel video precedente, in totale avremmo investito poco più di 10.400 euro, ottenendo dopo 20 anni un guadagno di circa 6.600, il che equivale ad un rendimento del 63%. Nei due video precedenti abbiamo presentato due strategie. Entrambe sfruttano il ritracciamento dei prezzi dello strumento finanziario in esame, ma secondo modalità diverse. La prima strategia, che abbiamo chiamato PAC ottimizzato, si basa sulla variazione del prezzo mensile dell'ETF. Se quindi il prezzo di chiusura dell'ultimo mese è diminuito rispetto al prezzo di chiusura del mese precedente e quindi ha subito una svalutazione, allora dobbiamo incrementare le quote acquistate secondo la logica che vedete in questo momento. Ci sarà quindi sempre l'acquisto di almeno una quota, anche nel caso in cui il prezzo stesse crescendo, ed acquisteremo sempre più quote man mano che il prezzo dell'ETF diminuisce. La seconda strategia invece è leggermente più complessa, in quanto bisogna introdurre un player in più, ovvero il prezzo medio di carico. Ho già spiegato nel video precedente di cosa si tratta, potete andare a vederlo semplicemente cliccando sul link che vedete qui in alto a destra. Vi basti per il momento sapere che si tratta del prezzo di acquisto medio del vostro portafoglio, pesato con la quantità di quote acquistate. Bene, questa seconda strategia, che chiameremo Smart PAC ottimizzato, si basa sulla differenza tra il prezzo dell'ETF che dobbiamo acquistare e il prezzo medio di carico del nostro portafoglio. Quindi, tanto più il prezzo dello strumento è vicino al nostro prezzo medio del portafoglio, tante più quote acquistiamo. I risultati di queste strategie potete vederli nel dettaglio nei due video precedenti, vi riporto comunque una breve sintesi. A sinistra potete vedere i risultati del PAC semplice, che prevede quindi l'acquisto di 2 quote una volta al mese. Questa strategia investe complessivamente in 20 anni circa 10.400 euro con un rendimento del 63%. A destra invece riporto i risultati del PAC ottimizzato, in cui il rendimento è aumentato al 66%, e in basso lo Smart PAC ottimizzato, il cui rendimento è dell'87%, con un capitale investito diminuito a 8.900 euro. Bene, a questo punto nessuno di voi si sta chiedendo cosa succederebbe se dovessimo applicare contemporaneamente queste due strategie. Noi di S-Trading ce lo siamo chiesto ed abbiamo provato.
Il risultato è decisamente interessante. Il rendimento è infatti salito al 119%, ottenendo un guadagno al termine dei 20 anni intorno a 7.400 euro, quindi quasi 1.000 euro in più rispetto al guadagno ottenuto con il PAC semplice. Questo risultato però è stato ottenuto investendo solamente poco più di 6.000 euro, mentre con il PAC semplice sarebbero stati investiti circa 10.400 euro. Inoltre il drawdown massimo, ovvero la differenza tra il massimo locale e il suo successivo punto di minimo, si è anche ridotto passando da quasi 4.300 a poco più di 3.700 euro, paragonabile quindi a quello dello Smart Pack ottimizzato. È interessante notare che l'andamento dei soldi investiti, rappresentati dalla linea rossa, ha un andamento a gradini. Questo ci fa capire che si compreranno quindi tante quote quando i prezzi scenderanno e si interromperanno gli acquisti quando invece saliranno, mettendo quindi da parte il denaro per le occasioni migliori. Passiamo quindi ad un confronto rapido con il PAC semplice che acquista 2 quote tutti i mesi. Come vedete il capitale investito è diminuito del 40%, pur avendo ottenuto alla fine dei 20 anni un guadagno addirittura superiore del 12%. Da ciò deriva un aumento del rendimento di quasi il 90%. Il risultato, come vedete, è molto interessante. Vediamo quindi più nel dettaglio la strategia. Come abbiamo detto è stata ottenuta fondendo insieme il PAC ottimizzato e lo Smart Pack ottimizzato che abbiamo visto nei 2 video precedenti. Avendo unito 2 strategie il numero di quote da acquistare è stato ovviamente rivisto in modo da ribilanciare il numero di quote acquistate ogni mese tra i 2 PAC ed ottimizzare i rendimenti. Inoltre sono anche stati rivisti alcuni parametri della strategia in modo da aumentarne i profitti. Vedete in giallo tutte le modifiche fatte. È importante notare quindi che ci saranno dei momenti in cui non si acquisteranno quote ed altri in cui si potrebbe arrivare ad acquistarne addirittura 12. Questo però non deve preoccuparci, almeno più di tanto, perché stiamo comprando le quote ad un prezzo che è ritenuto dalla strategia molto conveniente. Come vedremo tra poco, si tratta comunque di una situazione piuttosto rara. Come avrete capito la strategia è piuttosto articolata e di certo non potete applicarla con una semplice calcolatrice. Ovviamente noi utilizziamo un foglio di calcolo in Excel e se dovesse esservi utile scriveteci alla mail che trovate in descrizione o nei commenti qui sotto e possiamo fornirvelo. Vediamo quindi operativamente come lavora la strategia confrontandola con il PAC semplice che acquista 2 quote ogni mese indipendentemente dal prezzo dell'ETF. Come vedete dal grafico a destra, AS PAC acquista raramente, lo fa all'inizio in quanto il prezzo dell'ETF è molto vicino al prezzo medio di carico e quindi acquista 8 quote. La strategia si sta quindi facendo accumulare delle quote che ci permetteranno di produrre profitti fin da subito. Dopodiché riduce gli acquisti limitandoci a comprare 1 o 2 quote quando l'ETF cala di prezzo, fino a quando non arriva la prima crisi del 2000 in cui, aumentando la differenza tra il prezzo dell'ETF e il prezzo medio di carico, la strategia ci suggerisce di incrementare gli acquisti fino a un massimo di 12 quote. Successivamente gli acquisti si riducono ancora fino alla seconda crisi del 2008, in cui il ciclo si ripete. Per quanto riguarda invece i versamenti, è possibile notare che nelle 3 fasi di cui abbiamo appena discusso, l'investimento è ovviamente superiore, fino anche a 6 volte quello che avremo con il PAC semplice. Negli altri momenti però investiamo molto meno. Ricordiamoci che al termine dei 20 anni abbiamo investito una quantità di soldi che è il 40% inferiore rispetto al PAC semplice. Questo vuol dire meno rischi e soprattutto possiamo utilizzare questi soldi per altri investimenti. Vediamo infine come si sono comportate le strategie negli ultimi 5 anni nel periodo out of sample. Il PAC semplice ha registrato un aumento del rendimento dal 63 al 125%, grazie principalmente a un'impennata dei mercati, con un guadagno totale di quasi 20.000 euro. Analizzando invece i risultati di AS PAC, notate come il guadagno, rappresentato dalla linea verde, continui a salire, mentre la linea rossa, che rappresenta i soldi investiti, salga molto più lentamente. Questo significa che a fronte di pochi investimenti aggiuntivi, avvenuti principalmente in corrispondenza dei ritracciamenti del prezzo dell'ETF, il piano di accumulo sta producendo guadagni in modo molto efficiente. Il rendimento finale è infatti del 234%, a cui corrisponde un rendimento medio annuo superiore al 9%. Se confrontiamo i risultati con il PAC semplice, è importante notare un'ultima cosa. Il rendimento dell'AS PAC è sì maggiore rispetto al PAC semplice, parliamo di quasi il 90% in più, però il guadagno finale è più basso. Abbiamo infatti poco più di 17.000 euro contro i quasi 20.000 del PAC semplice. Se fate attenzione però il capitale investito è meno della metà. Se quindi ritenete che il guadagno non sia sufficiente, vi basterà aumentare o raddoppiare l'esposizione per ottenere dei guadagni decisamente più alti.
Raddoppiando quindi le quote acquistate come state vedendo adesso, si ottengono quindi questi risultati. Come vedete il guadagno finale è decisamente più allettante. Fate però attenzione che in alcuni momenti, se volete rimanere fedeli alla strategia, potreste trovarvi nella situazione in cui dovrete comprare fino a 24 quote, il che potrebbe voler dire più di 1500 euro in un'unica soluzione. Inoltre è possibile notare che il drawdown è anch'esso raddoppiato, arrivando a 7500 euro. Tenete presente però che quando si ha a che fare con gli investimenti, sia che si tratti di un piano di accumulo che di trading, non bisogna mai farsi abbagliare dai grandi profitti. È chiaro che grandi guadagni attirano chiunque, ma la cosa principale è ottenerli in modo intelligente ed efficiente. Esporsi quindi eccessivamente per sperare in grandi guadagni velocemente e magari non dormirci la notte perché si è troppo esposti, non è di certo un modo intelligente di investire. Gli investimenti vanno fatti consapevolmente, valutando con attenzione la propria capacità di investimento, gli obiettivi nel lungo termine e la propria propensione al rischio. Chiudo quindi il video proponendovi una terza configurazione che potrebbe rappresentare un buon compromesso tra esposizione e profittabilità. In questa nuova configurazione vengono aumentate, anche se di poco, solamente le quote acquistate con il pack ottimizzato. Come vedete il numero massimo di quote acquistate è di 13, quindi solamente una in più rispetto alla versione iniziale. Come vedete però l'efficienza è diminuita dal 234 al 214% e il drawdown è circa a metà delle due configurazioni viste poco fa. Valutate quindi voi quale sia la configurazione che meglio si avvicina alle vostre esigenze, capacità di investimento e propensione al rischio. Se siete disposti a perdere un po' di efficienza ma aumentare i profitti, probabilmente questa è la configurazione migliore. Vi riporto in quest'ultima slide i parametri da utilizzare nelle tre configurazioni e un riassunto dei risultati ottenuti. Poi se avete bisogno di chiarimenti e avete domande non dovete far altro che scriverci nei commenti. Bene ragazzi, spero che abbiate trovato le informazioni in questi video dedicati ai piani di accumulo interessanti. Mi rendo conto che sono molto tecnici e a qualcuno potrebbe essere venuto il mal di testa. In ogni caso spero che li abbiate apprezzati. L'obiettivo è quello di mostrarvi delle strategie di investimento lente, ma che se applicate in modo efficiente permettono di avere dei risultati interessanti tra 10, 20 o 30 anni, mettendoci il minimo impegno e con un livello di rischio molto basso. Per questo video è tutto. Se avete trovato gli argomenti presentati utili vi chiedo di mettere un bel like qui sotto, inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto.